Pensieri e immagini inquietanti che si insinuano nella mente e non se ne vanno più? Riti e comportamenti bizzarri, ripetuti all'infinito, anche se inutili, la sensazione di non aver più il controllo della propria vita. Questi sono alcuni dei sintomi allarmanti e debilitanti del disturbo ossessivo-compulsivo. Ma cosa succede nella mente di una persona con disturbo ossessivo-compulsivo? Cosa provoca quell'ansia quasi incontrollabile e quel bisogno irrefrenabile di mettere in atto i rituali? In questo video cercheremo di capire le cause e i meccanismi alla base di questo disturbo, illustrandone sintomi e possibili trattamenti. Segui il video fino alla fine per avere tutte le risposte che cerchi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Il disturbo ossessivo-compulsivo, chiamato comunemente DOC, si caratterizza per la presenza di pensieri e impulsi ripetitivi, le cosiddette ossessioni, oltre che da un irresistibile bisogno di impegnarsi in comportamenti o in operazioni mentali ripetitivi, chiamate compulsioni. E la maggior parte delle persone con questo disturbo provano sia ossessioni che compulsioni. Molti pensano che la principale differenza tra compulsioni e ossessioni consista nella distinzione fra pensieri, quindi le ossessioni, e comportamenti, quindi le compulsioni, ma in realtà si sbagliano. Vediamo perché. Le ossessioni sono pensieri, impulsi o immagini a carattere intrusivo e ricorrente che si rivelano persistenti e incontrollabili e che spesso appaiono a chi li vive del tutto irrazionali. Se ci fermiamo un attimo a pensarci, gran parte di tutti noi non avrà difficoltà a ricordare un'occasione in cui abbiamo avuto un pensiero ripetitivo. Infatti almeno l'80% delle persone fa esperienza, per breve tempo, di pensieri intrusivi, come ad esempio una canzone o un'immagine terribile che si fissa nella mente e non se ne vuole andare. Di quando in quando poi la maggior parte di noi sente l'impulso a mettere in atto comportamenti che possono essere imbarazzanti o pericolosi, ma per ben pochi di noi questi pensieri o impulsi sono abbastanza persistenti e intrusivi da poter essere identificati come ossessioni. Infatti le ossessioni nella maggioranza delle persone con DOC sono molto frequenti da interferire con le normali attività della vita quotidiana. Alcuni esempi comuni di ossessioni sono l'ossessione per i germi e le contaminazioni, quindi pensieri ricorrenti su possibili infezioni, paura eccessiva di venire a contatto con germi o con batteri, ossessione per la simmetria e l'ordine, bisogno quindi costante che gli oggetti siano disposti in modo ordinato, simmetrico e secondo schemi precisi. Ossessioni di tipo aggressivo, quindi impulsi o immagini violenti, ricorrenti verso se stesso o gli altri. Ossessioni di tipo religioso, blasfeme, quindi dubbi ossessivi sulla propria fede, pensieri blasfemi o contro la religione. Oppure ossessioni per i numeri e le parole, quindi un'attenzione ossessiva ai numeri e al bisogno di contare o di dire determinate parole. Per ridurre l'ansia le persone mettono in atto le compulsioni. Questi sono comportamenti o operazioni mentali ripetitivi e chiaramente eccessivi che la persona si sente costretta a mettere in atto per ridurre l'ansia causata dai pensieri ossessivi o per scongiurare una catastrofe. Molte persone con DOC sentono proprio un bisogno irrefrenabile di ripetere un rituale se non l'hanno eseguito con precisione. Nonostante razionalmente siano consapevoli del fatto che non c'è alcun bisogno di quel comportamento, le persone temono che vi saranno conseguenze terribili se non eseguono quell'atto. Esempi di compulsioni sono il lavarsi le mani in modo eccessivo ed esagerato, pandemia a parte, controllare più volte che porte e finestre siano chiuse, riordinare compulsivamente oggetti e mobili, ripetere frasi o preghiere mentalmente, evitare numeri o situazioni considerate sfortunate o accumulare oggetti senza valore reale. Le compulsioni forniscono un temporaneo sollievo dall'ansia, ma alimentano le ossessioni innescando quindi un circolo vizioso. Vediamo ora qual è la prevalenza di questo disturbo e quali sono le conseguenze sulla vita di coloro che soffrono di disturbo ossessivo-compulsivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il disturbo ossessivo-compulsivo tra i 10 disturbi più invalidanti al mondo per perdita di reddito e diminuita qualità della vita. Si tratta infatti di un disturbo che può devastare le relazioni interpersonali e sentimentali, può interferire pesantemente con la capacità di studiare e di lavorare. La prevalenza nel corso della vita del DOC è stimata intorno al 2,5% e in Italia si ritiene che ne soffra circa 1 milione di persone. Le femmine mostrano un tasso leggermente superiore rispetto ai maschi in età adulta, anche se i maschi sviluppano più frequentemente questo disturbo in età infantile. Negli Stati Uniti l'età media di esordio di questo disturbo è di circa 19 anni e nel 25% dei casi l'esordio avviene entro i 14 anni. L'esordio dopo i 35 anni è insolito ma può verificarsi. Se il DOC non viene trattato, il decorso è solitamente cronico, spesso con oscillazioni della sintomatologia. Senza un trattamento i tassi di remissione negli adulti sono bassi e l'esordio in età infantile o in adolescenza può comportare la presenza del DOC per tutta la vita. Il disturbo ossessivo-compulsivo, se non adeguatamente trattato, può avere conseguenze estremamente invalidanti sulla vita di chi ne soffre. Le ossessioni e le compulsioni finiscono per occupare la maggior parte del tempo e delle energie mentali della persona. Ad esempio, elaborati rituali di pulizia e lavaggio possono richiedere anche diverse ore al giorno, rendendo difficoltoso mantenere una normale routine.
Anche le relazioni personali e sociali ne risentono pesantemente. Chi soffre di DOC tende a isolarsi per la vergogna dei propri rituali e la paura del giudizio altrui. Può evitare il contatto fisico e mostrare comportamenti ritenuti bizzarri da chi non comprende la natura del disturbo. Sul lavoro poi le performance possono calare drasticamente a causa della continua distrazione data dalle ossessioni. Le attività quotidiane che le persone sane danno per scontate, come fare la spesa o usare i mezzi pubblici, diventano fonte di terrore e ansia difficilmente gestibili. In casi estremi il soggetto può rinchiudersi in casa e interrompere quasi completamente i contatti con il mondo esterno. Sono comuni anche depressione, attacchi di panico e pensieri autolesivi dovuti alla frustrazione e alla sensazione di non riuscire a controllare il proprio stato mentale. Se adeguatamente diagnosticato e trattato, tuttavia, il disturbo ossessivo-compulsivo può essere tenuto sotto controllo e consentire una discreta qualità di vita, ma è fondamentale rivolgersi a specialisti e seguire le terapie indicate. Ora analizziamo un po' quello che potrebbero essere le cause che conducono allo sviluppo di questo disturbo. Studi scientifici hanno dimostrato che la genetica e i fattori ereditari giocano un ruolo importante nello sviluppo di questo disturbo. Si calcola che tra il 40 e il 50% circa delle possibilità di soffrire di DOC sia dovuta a componenti genetiche che vengono trasmessi dai genitori ai figli. Quindi, in una certa misura, ma non completamente, il disturbo può essere ereditato se è presente in famiglia. Gli studi di neuroimaging inoltre rivelano che 3 aree cerebrali strettamente correlate presentano un livello di attività insolito nelle persone con disturbo ossessivo-compulsivo. Queste aree sono la corteccia orbitofrontale, il nucleo caudato e il giro del cingolo anteriore. Quando a una persona con DOC si mostrano oggetti che ne scatenano i sintomi, ad esempio si mostra un guanto sporco a una persona che ha paura della contaminazione, l'attivazione di queste 3 aree aumenta. Alcuni studiosi hanno poi sviluppato altri modelli e altre idee per spiegare come si sviluppa questo disturbo. Secondo i modelli cognitivi comportamentali, molti dei pensieri e dei comportamenti che rovinano la vita a coloro che soffrono di DOC hanno un valore adattivo per la sopravvivenza quando si manifestano con moderazione. Pulire, ad esempio, può essere utile per ridurre i germi e il rischio di contaminazione. La domanda allora è: perché questi pensieri e comportamenti diventano così persistenti? Spesso in contesti inappropriati, tanto da causare alla persona un vero disagio? Secondo questi autori, le risposte che in precedenza erano funzionali a ridurre la minaccia diventerebbero abituali e quindi difficili da superare una volta che la minaccia scompare per le persone che soffrono di DOC. Una teoria differente è stata avanzata per le ossessioni. Secondo questo modello, coloro che soffrono di DOC si sforzano più intensamente degli altri per sopprimere i pensieri ossessivi, ma così facendo in realtà peggiorano la situazione. Cercare di sopprimere un pensiero può, al contrario, avere l'effetto paradossale di concentrare su di esso un'attenzione eccessiva, e questo è quello che si verificherebbe nelle persone con questo disturbo. Vediamo ora quelli che sono i trattamenti disponibili per superare e guarire da questo disturbo. I farmaci antidepressivi sono i farmaci più utilizzati per il trattamento del DOC. La maggior parte delle persone tuttavia continua ad avere sintomi lievi nonostante il trattamento con questa tipologia di farmaci. Per quanto riguarda invece l'intervento psicologico, l'approccio più utilizzato viene chiamato esposizione e prevenzione della risposta. Nella fase di questo trattamento, che prevede la prevenzione della risposta, le persone si sottopongono a un'esposizione intensiva a situazioni che suscitano i loro comportamenti compulsivi e quindi cercano di trattenersi nell'eseguire i loro soliti rituali. Ad esempio, il soggetto tocca un piatto sporco e quindi si astiene dal lavarsi le mani. Il ragionamento su cui si fonda questo approccio procede nel seguente modo. Innanzitutto, non eseguire il rituale espone la persona all'ansia provocata dallo stimolo in tutta la sua intensità. Dopodiché l'esposizione promuove poi l'estinzione dell'ansia. Anche in questo caso l'esposizione segue un approccio gerarchico, ovvero la persona inizia con l'affrontare gli stimoli di cui ha meno paura per poi avanzare gradualmente, nelle sedute successive, verso stimoli via via più minacciosi fino all'esposizione completa. Dai risultati di alcuni studi è emerso come questa tipologia di terapia sia altamente efficace nel ridurre le ossessioni e le compulsioni, anche se molto difficile e spiacevole per la persona. Gli approcci cognitivi, infine, si concentrano sul mettere in discussione le credenze della persona riguardo a ciò che accadrà se non si impegna nei suoi rituali e a mettere alla prova il suo stesso eccessivo senso di responsabilità. Alla fine, per mettere alla prova le credenze della persona, questi approcci ricorrono all'esposizione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete dei rituali che magari inconsciamente mettete in atto tutti i giorni e a seguito di questo video vi si è accesa la lampadina e vi è venuto in mente che forse sono un pochino eccessivi. Cari amici, questo video termina qui, spero come al solito sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e di lasciare un commento qua sotto con osservazioni, critiche o domande e vi risponderò il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video, ciao!